Oggi affrontiamo un argomento che praticamente non viene mai discusso in nessun contesto del nostro lavoro. Sto parlando del collegamento verificato delle fotocellule. Svegliamo subito un mito. Quando va fatto questo collegamento? Sempre. Prima di vedere insieme a Massimiliano come si realizza, vediamo perché va fatto. Innanzitutto perché la normativa lo impone, in quanto si richiede il funzionamento certo delle fotocellule e quindi la loro verifica. Secondo poi perché collegarle in modo verificato richiede lo stesso tempo che collegarle nel modo tradizionale. Intanto perché collegarle nel modo verificato protegge anche la parte interna, in quanto le fotocellule esterne sono attive solamente durante la fase di chiusura, mentre quelle interne sono attive sia nella fase di apertura che nella fase di chiusura. Mentre l'automobile sta entrando, le fotocellule non intervengono. Infatti, anche se le fotocellule interne funzionano in apertura, l'automobile passa davanti ad esse solamente dopo che il cancello si è aperto totalmente. Nel caso dell'uscita, le fotocellule non creano disagio, poiché l'automobile transita davanti ad esse solo con il cancello completamente aperto. In questo caso, se l'automobile fosse dietro alle ante, questa verrebbe colpita. Con le fotocellule interne attive anche in fase di apertura, se l'automobile dovesse iniziare il transito durante il movimento delle ante, queste si bloccherebbero fino al disimpegno delle fotocellule. Con le fotocellule in chiusura, se l'automobile dovesse transitare durante la chiusura, le fotocellule invertirebbero il movimento delle ante. Ma cos'è in realtà questa verifica? È un test che la centralina di comando esegue prima dell'inizio del movimento del cancello per assicurarsi che le sicurezze, in questo caso le fotocellule, funzionino correttamente. Ma come funziona in effetti questa supervisione? Ce lo mostra adesso Massimiliano. Dovendo utilizzare due coppie di fotocellule, una interna e una esterna, tra poco ti mostrerò come collegarle col sistema verificato. Prima voglio mostrarti i prodotti che utilizzerò per questo esempio. Una centrale di comando Q20A adatta a qualsiasi tipo di motorizzazione a battente, in bassa tensione, con motori a 24 volt. Due coppie di fotocellule modello DCF180 alimentabili a 12 e 24 volt, continua e alternata, e in grado di ruotare a 180 gradi. Questo è il nostro pannello di esempio, con i collegamenti che vedrai sono veramente semplici. Parliamo dei collegamenti delle fotocellule. Come puoi vedere, la fotocellula interna e quella esterna hanno dei collegamenti di ingresso differenti. La particolarità è nel collegamento dell'alimentazione. Il positivo è in comune tra i trasmettitori e i ricevitori, mentre invece il negativo è diviso, i trasmettitori al 9 e i ricevitori al 7. Questo collegamento permette alla centralina di togliere l'alimentazione ai trasmettitori prima della partenza dell'automazione. Questo consente alla centralina di verificare se il relè del trasmettitore passa prima da chiuso ad aperto e poi nuovamente a chiuso. Inoltre, collegando opportunamente gli ingressi, la centrale è in grado di distinguere un problema tra le varie fotocellule. Come vi ha mostrato Massimiliano, il collegamento in modo verificato è veramente molto semplice. Logicamente, i nostri esempi fanno riferimento ai prodotti presenti nel nostro catalogo, ma se i prodotti che utilizzi tu normalmente non hanno questi requisiti, stai effettivamente sbagliando molto. Ti consiglio di telefonarci o inviarci un'email per approfondire la nostra conoscenza.